innovazione per sopravvivere, sostenibilità su come farlo, la crasi è innovability. Non sono innovazione e sostenibilità, sono la crasi delle due. L'innovazione fino a se stessa è sterile, la sostenibilità fino a se stessa è un po' triste. La crasi delle due, un'innovazione per la sostenibilità, una sostenibilità innovativa, è diverso dalla somma delle due. È una per l'altra, non è una più l'altra. Avendo come obiettivo finale generare gratitudine. A questo punto la tua azienda sopravviverà a infinite generazioni della tua famiglia. Bene, cominciamo la prima intervista delle volpi, noi di Foxwin. Le volpi sono il simbolo della nostra realtà aziendale, ma per noi le volpi sono anche delle persone che riescono a coniugare pensiero alto e concretezza e pragmaticità e che hanno anche grande fiducia nelle persone e nel futuro. E oggi siamo qui con Oscar di Montigny in Banca Mediolano. Grazie dell'ospitalità, Oscar. Grazie a voi. E il nostro primo ospite per queste interviste. Abbiamo conosciuto Oscar qualche settimana fa a Udine, città dove abbiamo la nostra sede, e siamo felici di condividere con te alcune riflessioni. Tu sei una persona che sta avendo una grande influenza a livello umano, hai un ruolo molto importante ovviamente in questa azienda e dove lavori e vivi anche da tempo, e la grande influenza che noi percepiamo da parte tua è appunto a livello di ispirazione e azione. La seconda parola poi è inclusa nella prima. C'è una frase di Peter Drucker, il grande Drucker, che diceva: stiamo vivendo un periodo storico che avviene ogni 200-300 anni, è un periodo in cui il passato non è più sufficiente a spiegare il futuro. Solo che Drucker, mi piace pensare che Drucker, non essendoci più dal 2005, non abbia visto cose che noi abbiamo visto come smartphone, come social network, come stampanti 3D. E allora provo a incrementare la sua frase, a dire: stiamo vivendo un'epoca che non è mai successa nell'epoca dell'essere umano. E se la prendiamo per vera, quali sono secondo te le bussole per imparare dal passato e per provare a spiegare il futuro? Domanda interessante. Allora, secondo me noi stiamo vivendo un'epoca che corrisponde, stiamo entrando in un'epoca che corrisponde solo a quanto abbiamo già vissuto come specie, credo 2 volte, e quindi molto, è un cambio molto più rilevante e imponente di quanto Peter Drucker sia stato capace di intuire. Credo che questa epoca corrisponde esattamente a ciò che accadde quando per la prima volta dei nostri antenati decisero di adottare l'elemento del fuoco per la loro vita in comunione, vita che peraltro fino ad allora non veniva vissuta in comunione, perché si dice che noi fossimo dei nomadi e che ci spostassimo di terra in terra, sostanzialmente avendo i nostri simili i nostri nemici, perché essendo un nomade devi sapere sostanzialmente una cosa, che non puoi esaurire tutte le risorse del territorio che occupi, per cui decidi di spostarsi, pena svilire quel territorio fino a renderlo non fertile e quindi non ricco di frutti di cui tu ti nutri, cibo. E si dice che alcune femmine della nostra specie intuirono che intingendo un pezzo di legno nella lava che scendeva dai vulcani si potesse riportare a valle questo elemento che era appunto il fuoco, e che si poteva iniziare a vivere probabilmente in una grotta insieme con coloro con i quali prima appunto bisticciavi, cioè tu uccidevi, per nutrirti tu di quel cibo, accoppiarti tu con quella femmina, o decide di essere fecondato tu da quel maschio. Uso queste due parole in maniera volutamente grossolana. E si dice che appunto si scoprì che in una grotta, grazie a quell'elemento, si poteva
ripararsi dalle belve, ripararsi dal freddo, cucinare, custodire il cibo. Sostanzialmente abbiamo fatto un primo salto molto importante, ed è quando fra nemici, fra diversi, abbiamo iniziato a decidere di convivere, perché abbiamo intuito che nella comunione si poteva perseguire un obiettivo di vita, per quanto egoistico, che fosse più interessante di quanto non si potesse fare prima. Poi abbiamo scoperto in natura una forma tonda, spessa, che abbiamo deciso di adottare, la ruota, rivedendola probabilmente rispetto alla forma originaria in cui avevamo scoperto in natura, e alcune di queste comunità si sono messe in movimento. Si sono messe in movimento e hanno coperto lunghe distanze per incontrare nuovamente delle diversità, ed è lì che si dice siano nati quei processi magici che hanno portato poi alla creazione di forme e discipline quali la scienza, l'arte, la cultura, il commercio, la filosofia, la religione. In entrambi i casi questa magia si è generata grazie all'incontro col diverso, grazie all'incontro con ciò a cui eravamo stati educati essere in realtà un nemico, no? Perché anche coprire quelle distanze, andando chissà dove, in cerca di chissà cosa, non lo diamo per scontato, che fosse un'azione semplice da sostenere. Questo tempo è il tempo in cui noi, schiacciando un bottone, entriamo in contatto con quasi 8 miliardi di diversità, e soprattutto a parità di tempo e di sforzo, cioè zero, questi quasi 8 miliardi di diversità possono entrare in contatto con noi. È un salto dal punto di vista antropologico quantico, proprio veramente molto più che esponenziale. E come accade per tutti i salti di questa portata, tendenzialmente ci vuole un tempo per adattarsi. Non accade immediatamente di essere pronti e capaci a questo tipo di incontro. E quindi la portata di questo incontro è tale per la sua complessità che l'uomo sta venendo sottoposto, credo, come specie, a una prova veramente di portata epocale, forse addirittura maggiore delle precedenti. Siamo ben oltre l'adozione dello smartphone o la pervasività della tecnologia nelle nostre vite. È curioso poi pensare che in questo momento storico stiamo iniziando a contemplare con serietà l'ipotesi di esplorare nuovi mondi, no? Si parla di viaggi interstellari, si parla di viaggi su Marte, lo si fa in maniera importante, cioè, gli imprenditori stanno investendo capitali ingenti, no? Jeff Bezos con il progetto Blue Origin, Richard Branson con Virgin Atlantic, Elon Musk con SpaceX. E stiamo cercando con la scienza di entrare in nuove dimensioni spazio-temporali. È un momento importante. Credo che il vero elisir per riuscire a affrontare questo momento sia un atto di consapevolezza. Non credo che ci serva maggiore conoscenza, maggiore esperienza, anzi siamo molto più evoluti di quanto noi si sia capaci di gestire questa evoluzione in corso. Qualcuno ha detto prima di me che strana la specie umana, è stata capace di dividere l'atomo, non ha ancora imparato a dividere il pane. Questo è un dato di fatto, no? E quindi credo che oggi serva soprattutto una presa di consapevolezza del nostro ruolo su questo pianeta come specie, siamo la specie apice, e del nostro ruolo come singoli rappresentanti di questa specie. È un momento in cui tutto sta per essere, in realtà già lo è, ricondotto al singolo individuo in termini di responsabilità, consapevolezza e coscienza. Nel tuo libro, Il tempo dei nuovi eroi, parli del ruolo importantissimo delle aziende in un'epoca che è di stravolgimento sociale, culturale, economico, e dici le aziende sono organismi e luoghi. Organismi perché sono appunto organismi dove persone si aggregano per uno scopo comune, e luoghi dove c'è ancora un collegamento tra singolo e comunità. Corretto. E secondo te perché continuiamo molto spesso, poi non tutti, ma
a focalizzarci sul ritorno economico delle nostre azioni e dimentichiamo l'inevitabile ritorno sociale che è parallelo. Educazione, siamo male educati, siamo diseducati e soprattutto, come dicevo prima, l'ingresso in un nuovo tempo prevede un tempo, scusa il gioco di parole, per comprendere qual è la nuova scena nella quale ti manifesti. E credo, per chiarezza, come hai ben colto, che le aziende siano l'organismo più adatto in questo momento a gestire il cambiamento. Lo dico perché un'azienda nasce con un proposito, che è quella di fare profitto, e questo sostanzialmente è proprio una formula. C'è un imprenditore che si dota di un'organizzazione fatta di processi, procedure, persone, denaro, insomma asset di vario tipo, che intraprende questa avventura, non a caso si chiama impresa, rischiando quel capitale, rischiando una vita intera, con l'obiettivo di ottenere più dell'investimento, no? Il famoso ROI, Return on Investment, io investo 1, un'azienda si regge se guadagni 1,x, dove quell'x è il ripagamento dei costi e in più un margine. La formula è perfetta. La pubblica amministrazione non si regge su questa formula, la vita sociale non si regge naturalmente su questa formula e spesso anche la nostra vita biologica non si regge su questa formula, tant'è che sono tutti sistemi che si depauperano questi, no? Il nostro corpo tende naturalmente a scomparire, gli assetti sociali tendono a destrutturarsi e a ristrutturarsi in una maniera nuova. Un'azienda ha la possibilità di fare un salto. Ha bisogno di una guida oculata, ha bisogno di un orientamento, e quindi io credo che l'azienda abbia nella sua proprio genetica, nella sua matrice originaria, la formula perfetta. Ora, le aziende fino a ieri erano solo misurazione del ritorno dell'investimento. Stante questo cambio in corsa e stante questa peculiarità, e visto che all'orizzonte non intravedo politici che per il loro ruolo sarebbero chiamati a occuparsi della cosa pubblica, e peraltro mi verrebbe anche a dire per loro scelta, perché non mi risulta di persone che siano state obbligate, no, a farsi carico del bene comune. Non credo pertanto che, ad esempio, i politici abbiano vita facile oggi nel gestire questa complessità. Non ne faccio neanche un fatto di colpe o responsabilità. Quindi mi sono detto, è il tempo dell'impresa. Il tempo dell'impresa che deve maturare la consapevolezza di essere un organismo che incide sulla collettività, su di essa impatta, su di essa ha una responsabilità. Deve essere cosciente che non può più vivere solo perseguendo un profitto, ma deve farlo grazie a questa formula magica di cui si è dotata, perseguendo un vantaggio che non sia più solo il proprio, ma anche quello della collettività, in maniera molto semplice per se stessa, per tutti gli stakeholder che afferiscono quell'azienda e per il pianeta. Qualcuno tanti anni fa la chiamò triple bottom line, quindi people, planet e peace. Le Nazioni Unite hanno evoluto questo concetto, sono arrivati a codificare fino a 5P, perché siamo alla P di people, partnership, prosperity, planet e peace. Io ho pensato che mancassero 2P, mi sono permesso di aggiungere alle Nazioni Unite 2P, che sono quelle di person, prima di tutto, e di profit. Per cui l'ordine esatto di questo modello di 7P su cui sto lavorando è person, people, partnership, profit, prosperity, planet, peace. Questo perché se continuiamo a partire da people non ce ne veniamo fuori. Restiamo in una dimensione di terza persona, dove tutto viene chiamato con categorie, lo Stato, la Chiesa, le istituzioni, la politica, i governi, no. Oggi è il tempo del Oscar di Montigny, che è la dimensione atomica del concetto di people. Mi è chiaro il concetto di people, ma il concetto di people ci catapulta in una dimensione sempre dicotomica. L'Italia e la Germania, la Cina e gli Stati Uniti. E non siamo mai tirati in causa. Io credo che i sistemi debbano avere come obiettivo e scopo ultimo la centralità, il rimettere l'individuo al centro. E nell'essere rimesso al centro l'individuo però deve assumersi il suo pezzo di responsabilità. Poi c'è people, quindi le genti.
il popolo del pianeta. Poi c'è partnership, che è qualunque tipo di interazione noi si abbia con altre persone, luoghi e oggetti. Poi c'è profit, che invece è stato rimosso dalle Nazioni Unite, non so perché, o meglio non ci hanno pensato, perché qualunque sistema deve produrre un frutto. Se tu togli dalla testa della gente il fatto che il nostro stare insieme possa non produrre un frutto, noi ci staremmo rubando il tempo uno con l'altro. Non si deve più demonizzare il denaro, che è uno dei tanti frutti possibili di un fare. La vita stessa biologicamente produce un frutto, è un'altra vita. Quindi l'idea di profitto è con questa accezione. Poi c'è prosperity, e la prosperità non è la ricchezza. La prosperità contiene la ricchezza non contiene necessariamente la prosperità. Grazie alla globalizzazione noi abbiamo prodotto un mondo stracolmo di ricchezza come mai ne abbiamo vista sul pianeta. Peccato che questa ricchezza sia concentrata per la metà nelle mani di 8 persone. Poco prima erano 62, poco prima 85, poco prima 388. L'1% della popolazione mondiale possiede una ricchezza pari al 99 restante, cioè non funziona. Questa non è prosperità. Poi c'è planet, la nostra casa amata, che stiamo violentando in tutti i modi possibili, e a questo punto sarà possibile la pace. Se noi continuiamo a raccontare della pace, che tutti ci auspichiamo, senza dedicarci alla person, finché l'essere umano non sarà in pace con se stesso, felice e in pace col sistema, non ci sarà pace possibile sul pianeta. Ecco, io credo che le aziende dovrebbero farsi carico di riequilibrare questi 7P in una maniera armoniosa. Grazie. Tu dici, noi abbiamo l'illusione di essere eterni, come singoli, ma siamo a scadenza. E a me piace pensare che non ci sia eccezione, quindi sia un 100%. Non mi risulta che ve ne siano. Uno forse si dice. Nelle aziende, anche le aziende per loro natura devono a un certo punto... Sono a scadenza, quindi o ci si rinnova veramente corretto. O come una pianta muore per lasciarne poi un'altra. E mi piace pensare due cose, che le aziende abbiano bisogno, quindi ti chiedo se la pensi come me o qual è la tua opinione, di un'educazione spirituale anche maggiore per una focalizzazione, prima di tutto sull'impermanenza, cioè tutto cambia e non c'è eccezione. E la seconda cosa, la finitezza, cioè i cerchi, a proposito, no? Tu prima parlavi di ruota, i cerchi sono fatti per chiudersi e per riaprirne altri. Assolutamente, è molto bella questa cosa che dici. Provo a semplificare. Tutto è impermanente, punto. È un dato di fatto. L'arte sta nel sapersi rinnovare e rinascere. Sarebbe interessante pensare a qualunque tipo di organismo come la fenice, che muore per rinascere in una dimensione evoluta. Le aziende dovrebbero avere la forza di sapersi autodistruggere rigenerandosi, no? Tutto ciò che non si rigenera, degenera. È un gioco di parole, ma è proprio un'equazione chiarissima. Se non vuoi essere distrutto da un competitor, o da un nuovo mercato, o da nuovi modelli di business, o da nuove generazioni, o da nuovi stili di consumo, scegli tu, e tu devi saperti rigenerare, devi saperlo fare prima che accada, se no è una risposta reattiva, tendenzialmente però ad una malattia che hai già preso. Potresti illuderti che sei riuscito a resistere, però se dilatassimo un po' l'asse del tempo, e da qui il concetto di impermanenza, scopriremo che i sistemi che hanno saputo resistere preservando la loro identità originaria sono in realtà pochissimi. Anche le grandi religioni hanno dovuto rivedere dei fondamentali, no? Le scritture, riadattandone il linguaggio, i sensi, perché le cose cambiano. Allora, tornando a una dimensione più terrena, per perseguire l'eternità, un'azienda, a mio parere, deve sostanzialmente fare 3 cose. Una, dedicare grandi attenzioni, che significa soldi, tempo, risorse, così via, all'innovazione nella sua dimensione disruptive. L'innovazione, per semplificare,
può essere di 3 livelli: evolutiva, incrementale, evolutiva e disruptive. Incrementale credo che ormai il principio sia semplice: qualunque credo dipendente in un'azienda è chiamato a innovare il proprio modo di lavorare, e fa parte dell'accordo, del contratto che hai con l'azienda. Io ti pago non solo per lavorare, ma anche per innovare in maniera incrementale, fare più cose nello stesso tempo, meglio cose nello stesso tempo. Dopo c'è una dimensione dell'innovazione evolutiva, lo diceva però ex-volvere, quindi proprio lasciare un modo di fare e di essere per volvere, andare verso un altro. Però la vera sopravvivenza è determinata dall'innovazione disruptive. Tu devi saperti autodistruggere per rigenerarti, perché anche la dimensione evolutiva dopo un po' non regge la curva del crescita. L'altra linea lungo la quale un'azienda si può garantire l'eternità è la sostenibilità. Oggi essere sostenibili non è essere rispettosi dell'ambiente, punto. L'ambiente è certamente l'urgenza maggiore e quindi deve attrarre tutte le nostre attenzioni, perché se non c'è quello il gioco stavolta è veramente finito e manca veramente poco. L'hanno detto ormai in tutte le salse. Stiamo facendo questa intervista che non so quando andrà in onda, ma a ridosso dell'enorme fallimento dell'ultimo COP che c'è stato poche ore fa, a dimostrazione che non abbiamo fatto un atto di coscienza, siamo degli ignoranti inconsapevoli, ed è molto grave, perché qui, lo dice la fisica quantistica, dopo che le antiche religioni e filosofie l'hanno detto per secoli, siamo tutti interconnessi in un grande campo elettromagnetico, quindi o lo capiamo che dipendiamo gli uni dagli altri, per quanto poi ci siano delle scale sociali gerarchiche, o qua non ce la farà neanche il più ricco e famoso, cioè non so come dire, bene, felici loro. Quindi il concetto di sostenibilità è un concetto veramente di impatto. Torniamo alle 7P: è sostenibile solo ciò che produce un impatto orientato su quei 7 livelli che ho elencato prima. Questa è sostenibilità: consapevolezza di questa interconnessione e volontà di esprimere un impatto. Poche ore fa ho incontrato un fornitore che mi ha raccontato l'aggiornamento di queste indagini che fanno regolarmente sulle aziende più influenti del pianeta, Most Influential Brands. Io ho preso atto. Qui non si tratta di esprimere un'influenza, si tratta di capire qual è l'orientamento che questa influenza esprime. Quando ebbi la fortuna di incontrare la nipote di Gandhi, Tara, la figlia del quartogenito, mi disse: mio nonno, Mahatma Gandhi, altro che, ci volevo una bella intervista al Mahatma Gandhi, non a me, mi diceva sempre, mi disse Tara, non è la velocità che fa la differenza, ma l'orientamento. Quindi fino a ieri benissimo le classifiche dei brand più influenti, ma influenti per portare chi, dove e perché. E il risultato finale, che sarà la comprova di aver operato bene, a mio parere, in maniera sistemica per garantirsi l'eternità, sarà il riscontro che avremo dal nostro mercato di riferimento. Il mercato per un'azienda chiaramente è il suo mercato di consumatori, ma per un politico sono i suoi cittadini, per un genitore sono i suoi figli, per un insegnante i suoi studenti e così via. Sarà quello di ottenere dal proprio mondo di riferimento un sentimento che è la gratitudine, che, come dice il vocabolario, è la memoria di un beneficio ricevuto e la prontezza di mostrarlo, che, come diceva Maya Angelou, una poetessa americana, la gente si dimenticherà di quello che hai detto, la gente si dimenticherà di quello che hai fatto, la gente non si dimenticherà mai di come l'hai fatta sentire. Quando riusciamo a generare nell'altro un profondo senso di gratitudine per ciò che abbiamo lui o lei offerto, donato, venduto, scegli tu, a questo punto credo che abbiamo creato un link per l'eternità. Innovazione per sopravvivere, sostenibilità su come farlo, la crasi è innovability. Non sono innovazione e sostenibilità, sono la crasi delle due. L'innovazione fino a se stessa è sterile, la sostenibilità fino a se stessa è un po' triste. La crasi delle due, un'innovazione per la sostenibilità, una sostenibilità innovativa, è diverso dalla somma delle due. È una per l'altra, non è una più l'altra, avendo come obiettivo finale generare gratitudine. A questo punto la tua azienda sopravviverà a infinite generazioni della tua famiglia.
E un'ultima domanda che è più su Oscar, quindi personale, ed è, e mi riconnetto alla gratitudine, e mi riconnetto all'influenza, e se ci racconti tra le migliaia di cose che hai fatto in questi ultimi anni, una piccola storia, a me piace parlare di storie, di un qualcosa nel quale senti di aver appunto dato, contribuito, incrementato, alimentato. Di aver dato? Di aver dato. Devo fare un atto di presunzione. Allora, ho sentito... devo dire che mi stanno venendo in mente, non ero pronta alla domanda, mi stanno venendo in mente tante memorie. Certamente una sulla quale mi sento fortemente confidente del fatto che ci sia stato un bel, intenso, profondo, forse quasi irripetibile scambio di energie è stato quando sono stato a San Patrignano, centro di recupero per ragazzi che hanno avuto problemi con la tossicodipendenza. Ci tengo a precisare però che l'idea del darsi e del donarsi è un tema a me molto caro, quindi io ho proprio un mantra che mi ripeto costantemente, che ho rubato al mio maestro, Patrizio Paoletti, a cui devo molto, gran parte, che è: fai della tua vita un dono e fai di questo dono qualcosa di significativo per l'insieme. No? Cioè, se io un giorno dovessi morire, mi piacerebbe essere ricordato per aver tentato strenuamente di aver fatto della mia vita un dono e di aver fatto questo dono qualcosa di significativo per l'insieme. Detto questo, in qualunque incontro cerco di far accadere questa cosa, quando mi ricordo. È stato più semplice osservarmi in questa modalità rispetto a quando magari mi accade di salire su un palco internazionale dove fare uno speech, dove la dinamica ti aiuta meno all'idea del donarti, per quanto sia molto interessante cercare di farlo, perché poi questa vibrazione ti rendi conto che arriva, soprattutto se sei in mezzo ad un'offerta di N altri speaker, che magari nell'arco di 2 giorni si alternano su quel palco. Mi è accaduto più volte. Però ecco, a San Patrignano, non so come dire, era più semplice ricordarmi del perché fossi andato lì, no? E me lo ricordo veramente in maniera commovente, perché è stato proprio uno scambio energetico, cioè avere in una sala quasi 1000 ragazzi che avevano fatto stavano facendo un percorso di vita così intenso, provenienti da vite così profondamente segnate, per loro responsabilità, per accidente. Potrei raccontarti storie che ti farebbero cambiare idea su quanto fossero responsabili o quanto fossero in realtà solo sfortunati, ma non è importante quello. È stato veramente intenso, perché già quello è un sistema che li protegge molto, l'aiuta molto, unico nel suo genere a livello mondiale. Però non so come dire, tutti i sistemi mancano di un qualche cosa. Ho preso il coraggio di dire loro che secondo me la loro vita fosse veramente un dono. E mi sono preso la libertà di dire loro che, a mio parere, sarebbero dovuti andare nel mondo una volta usciti da lì a raccontare le loro storie. Storie che sono sostanzialmente storie di vergogna, no? Perché sono storie che poi loro cercano di nascondere, perché poi la società ti mette un segno, no? E invece queste storie di resilienza, di successo, cioè vincere la chimica, soffrire, essere così resilienti da vincere la chimica, al punto da quasi ripulirsi, perché poi in realtà non ti puoi mai ripulire del tutto, no? Sei stato tossicodipendente, ma non è quello il tema, ma in maniera ben più che sufficiente da reinserirti in un sistema sociale che poi è pronto ad accoglierti, auspicabilmente almeno. Cioè è una prova di amore verso se stessi e verso la vita importante. E io mi ricordo che, appunto, lo ricordo con piacere questo momento, perché c'è stato questo scambio e ho proprio visto che nell'idea di donarti, quando tu approcci così un tuo interlocutore, te ne torna 10 volte tanto. Essendo lì quasi 1000 loro, 1000 per 10 volte è tantissimo, non so come dire. E quindi mi ricordo proprio la gioia di essere ripagato da questa attenzione. Mi ricordo che stettim assieme 4 ore, quando gli educatori, mi ricordo quando dissi loro che volevo stare assieme un paio d'ore con i ragazzi, era un sabato pomeriggio e il loro momento di pausa, lavorano tutta la settimana. Questi mi hanno detto: ma guarda che questi, cioè, 2 ore in una sala non sono mai stati, hanno un livello di attenzione bassissimo,
e il loro momento libero. Ti dico, guarda, fu una magia. Stiamo assieme 4 ore, non si mosse nessuno e lo scambio fu veramente uno scambio potente energeticamente. Io lì mi sono sentito un dono, e quando sei un dono ne ricevi veramente in cambio una quantità infinita. Grazie. Grazie a voi. Grazie per la tua presenza, le tue parole, il tuo tempo. Viva le volpi! Viva le volpi!